Finalmente il tempo è giunto. Gormiti Astreg Arena è arrivato. Il mio gioco di figure collezionabili, basato interamente sui gormiti, è terminato. Più o meno. Dopo più di un anno di sviluppo, finalmente queste carte sono pronte. Ho controllato gli effetti, ho controllato le statistiche. Dovrebbe essere tutto pronto, tutto giusto per la stampa. Finalmente. E sono riuscito entro la fine di maggio a terminarlo. Sì, ho fatto anche un piccolo test di stampa. Qui ho le carte stampate della prima pagina con retro. Bellissime, sono venute veramente molto molto belle. Per qualche motivo, tipo Talps è venuto più sbiadito degli altri, ma per il resto sono veramente stupende queste carte, veramente sono stupende. Adesso poi nel video vi darò le indicazioni come stamparla al meglio, ma prima però voglio fare una serie di ringraziamenti per questo gioco e in generale per il canale. Per prima cosa vi ringrazio per i 2000 iscritti. Abbiamo raggiunto 2000 iscritti. Boh, vabbè, figo. Non so perché vi iscrivete, ma figo, molto figo. Spero che finita tutta questa sessione di questo gioco, finita la sessione degli esami, riesco a rimettermi a fare i video eh, come li voglio fare, per bene, con il giusto impegno e così via. Così da meritarmeli questi iscritti, ecco. In più siamo al terzo anniversario del canale circa, ho registrato il video collezione, ci ho speso 11 ore, uscirà mh, tardissimo, forse a luglio perfino, perché fra gli esami e altro sarà un casino da editare. Spero veramente di riuscire a fare i video che ho in mente di fare e di portarveli al meglio, editati per bene, eccetera. Ricominciare un po' a prendere quel ritmo che avevo. Poi, altra gente che voglio ringraziare in particolare, voglio ringraziare tutti quelli che si sono interessati al progetto, hanno aiutato, collaborato, tutti. Primo fra tutti The World che mi ha sopportato e supportato facendo alcuni artwork, il legato delle carte, ha gestito i contatti con gli artisti per gli artwork di una buona parte, e quindi veramente grazie. Poi voglio ringraziare gli artisti stessi che mi hanno fatto questi disegni stupendi. Non mi aspettavo tutta questa qualità, mi aspettavo che la qualità media fosse molto più bassa, invece ci sono veramente delle opere d'arte lì dentro, una roba assurda. E non lo so perché, comunque grazie mille. Non potendoli pagare, giustamente non ci faccio guadagno con questo progetto. L'unica cosa che posso fare è far loro pubblicità, quindi nella descrizione, nella sezione commenti linkerò, oltre al file di stampa e tutto quello che servirà, anche la lista degli artisti che hanno collaborato con, se riesco a metterlo, il link alle loro pagine social, così che almeno gli faccio pubblicità. Come minimo gli faccio pubblicità, gli do qualche follower perché se li meritano da morire. No, non farò un ringraziamento uno per uno perché veramente sono troppissimi, però veramente grazie mille, veramente grazie mille. Un altro ringraziamento va ad AlexDT per aver fatto i file di stampa e per aver gestito anche un po' alcune cose del gioco nel tempo e aver fatto anche alcuni artwork. Voglio ringraziare anche Andro 8006 e Prismagon assieme ad altra gente qua e là per aver dato delle idee per delle carte, per avermi supportato in live quando dovevo mettere mano ai file, quelle robettine fastidiose tipo l'errore di scrittura, l'aggiunta di un elemento e quindi devo rifarle tutte le carte da capo. Avevo fatte in live, c'erano loro due che mi sostenevano, mi sopportavano, mi facevano compagnia mentre che soffrivo. Mi ringrazio anche tutti coloro che si sono semplicemente interessati al gioco, che hanno fatto domande nella sezione commenti, che mi hanno fatto domande su Telegram e su Discord e che mi hanno fatto i complimenti per il progetto, anche se non hanno mai provato il gioco, quindi grazie comunque, grazie mille. Veramente non sarei riuscito a finire questo progetto senza l'aiuto di tutte queste persone perché veramente intanto gli artwork non li avrei avuti.
non sarei veramente riuscito a finire tutto quanto. In un anno ci avrei messo molto di più, il canale sarebbe morto completamente, quindi grazie. Passiamo quindi alle informazioni per la stampa delle carte. Come ho detto più volte, il gioco è fatto per essere stampato sia da per sé, in bassa qualità, che andando a stampare le carte in copisteria. Così da ridurre sia i costi dalla parte mia, perché sarebbe un investimento troppo grande per non avere un guadagno, che da parte vostra, perché l'intero set non vi costerà granché. È un progetto della community fatto for fun, quindi non guadagnandosi un soldo, più di così direi che sarebbe un pochino troppo. Comunque, se volete donarmi qualcosina, metto il link nella descrizione, che non fa mai male, non si sa mai, non si sa mai. Nella descrizione nei commenti vi metterò anche il link per stampare i fogli con le carte dei Gormiti in formato A4. E ci sarà anche il link con tutte le carte in caso vogliate farvi un formato vostro. Io per esempio già ho visto che nella mia copisteria non usano fogli A4, usano fogli molto più grandi. Di conseguenza dovrò fargli fare una... se voglio risparmiare mi conviene fargli fare un file per occupare tutto lo spazio e fare meno fogli, che mi costa di meno. Dettaglio, le carte nei file, nel foglio A4 sono messe in maniera tale che escano stampate fuori grandi 6,4 cm per 9 cm, 6,4 di larghezza per 9. Questo formato è la dimensione delle carte prima serie e anche delle serie successive, le carte dei Gormiti originali. Piccolo problemino, le carte dei Gormiti originali sono un pizzico più grandi. Di conseguenza, queste carte qua non entrano nella bustina protettiva per le carte singole, solite, se non ritagli estremamente i bordi, come ho fatto qui. Qua proprio i bordi li ho lacerati perché ho usato il taglierino, ma poi dopo anche quello lo vediamo. Quindi se volete stamparli, metterli in bustine protettive, vi consiglio di chiedergli di farli del 98% oppure chiedergli direttamente di farveli in larghezza 6,3 cm l'una. Perché la larghezza delle carte Pokémon è 6,3 cm. E mi dispiace, in caso dovessi fare un file in cui sono già in 6,3 cm o qualcuno lo fa e me lo passa, lo metto lì assieme a quell'altro, a fianco a quell'altro, con indicazione 6,4, 6,3 e andate a stampare quelli lì in base a quelli che volete stampare. L'impaginazione è fatta in maniera tale che su un lato del foglio la prima pagina è il fronte e la seconda pagina è il rispettivo retro. Ditegliele così alla copisteria dove andate e via. Sfortunatamente comunque per le proporzioni non sono riuscito a fargliele fare nel formato Yu-Gi-Oh! A farle fare anche nel formato Yu-Gi-Oh! Chiederle di ridimensionarle potrebbe essere un problema, perché dopo il testo è già abbastanza piccolo, se le fai ancora più piccole probabilmente non si legge, e quindi vi consiglio di evitare di farle in formato Yu-Gi-Oh! A patto che non tagliate i pezzi. Per invece i materiali, nelle copisterie non hanno tipicamente, a quanto mi è stato detto, la carta che viene utilizzata per le carte Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Quella è una carta a più strati, di cartoncino leggerissimo, a più strati messi uno sopra l'altro, mentre invece nelle copisterie hanno un blocco unico. La carta con cui io le ho stampate è la carta che utilizzava quella copisteria per i biglietti da visita. I biglietti da visita che sono abbastanza resistenti, però si sente che è una carta diversa, si sente un pochino che la carta è un pochino diversa. Ma è il materiale, secondo me, più economico in un certo senso e il più resistente che potete trovare. È allo stesso tempo più simile a delle carte da gioco vere e proprie. Vi consiglio questo materiale qua. Se no, chiedete alla vostra copisteria che carte hanno. Se hanno per esempio la carta da gioco come carta tipo carta da gioco o altro, chiedetegli quella. A me mi hanno detto che quella era la più dura che avevano, quella dei biglietti da visita. Inoltre vi consiglio chiaramente di fare una prova di stampa prima di stamparvi tutto il set e più copie delle stesse carte, perché magari notate
che ci sono degli errori nel formato di stampa, me li fate sapere, modifichiamo il file, oppure li modificate voi il file in base al coso, eccetera. Sentitelo il tizio della copisteria che vi fa favore. Se invece, anziché di andare in copisteria, volete stamparveli a casa, su carta normale, il consiglio che vi do è che per giocare potreste prendere delle bustine protettive di Pokémon, Yu-Gi-Oh! O anche Magic, perché se lo fate da per voi lo potete stampare in qualsiasi dimensione, prendere delle carte proxy di Yu-Gi-Oh! Pokémon o Magic e metterci davanti il foglio di carta stampato. Io ho fatto così finora per testare il gioco, anche se venivano in bianco e nero, però è efficace, funziona e costa poco. Quindi se proprio volete risparmiare ve le stampate da per voi a casa, eccetera. L'unica cosa è che non vi viene una robettina bellina, quindi se li mettete in un album non sono belle quanto stampate in una copisteria, su una plastica un pochino lucida. Per il taglio, io ho provato a usare il taglierino, ho fatto un casino, quindi vi consiglio le forbici se non avete un taglierino professionale Pro XD, LOL. Le forbici vanno bene, oppure ancora meglio chiedete alla copisteria se te lo tagliano loro hanno chiaramente oggetti professionali per fare questi tagli, quindi chiedetelo a loro. Per il prezzo non ho un prezzo preciso fra le mani, credo che ogni copisteria faccia da per sé, mi baso su quello che mi era stato detto un anno fa. 20 pagine me le faceva a 10 euro più 5 euro per tagliarle più 5 euro per il retro. 20 pagine sono più che abbastanza, le pagine sono massimo 20, capito? Quindi comunque ci sono delle pagine extra. Se vi stampate più copie vi stampate, meno vi costa e via. Detto questo, se non vi va di fare delle stampe e verrete a Rimini Comics, almeno tipo mi pare il sabato o anche altri giorni, fatemi sapere, scrivetemi su Telegram o su Discord in privato o anche nella sezione commenti qua, ma poi dopo dobbiamo sentirci su Telegram, Discord in privato, che semmai, dato che già ne devo stampare parecchie, le stampo anche per voi, ve le porto alla fiera e mi ridate i soldi che ho speso per stamparle. Perché veramente non faccio non elemosino, già ho fatto un lavoro assurdo, non vi regalo niente, anzi se potete darmi qualcosina di più mi fate pure un favore. In caso vogliate che ve le stampi fatemi sapere entro luglio, diciamo che il tempo ce l'ho fino a quel momento lì. Detto questo, per il resto non c'è nient'altro da dire. Le carte sono uscite, se volete potete giocare, chiaramente le carte si giocano con le figure prima serie, ma se non avete prima serie potete dare gli Energeia, chi se ne frega, l'importante è che si capisce con chi giochi, ok? L'importante è che si capisce quale gormita è chi. Direi di passare a le notizie negative in un certo senso, che non sono inerenti direttamente all'uscita, perché l'uscita è quando finivo le carte, ma ai prodotti secondari in un certo senso. Tipo l'artbook, i segnalini vari, tra cui anche i frammenti dell'occhio della vita e il campo da gioco. Sono già tutti in lavorazione tranne l'artbook che farò per ultimo, chiaramente, ma quando saranno finiti, saranno fatti, li annuncerò su YouTube. Nel mentre, se volete giocare anche senza questi, anche senza avere questi elementi fatti per bene ufficiali del gioco, i miei consigli sono: per la griglia di gioco una scacchiera qualsiasi. Io sto usando una scacchiera bella grossa, di legno, l'avevo fatto vedere infinite volte, molto bellina, uso quella, però se avete un'altra scacchiera usate le scacchiere che avete. Più grande è meglio è in un certo senso. E per i segnalini usate dei fogli di carta, delle proxy su cui magari ci disegnate qualcosina, anche ve le stampate assieme agli altri, fate tipo un cerchietto, ci mettete un'immaginina, vi stampate quelli lì, così vi fate i segnalini vari. L'importante è che siano differenziati così capite cosa è quale. Per tenersi invece a mente la quantità di punti vita che si hanno o i frammenti dell'occhio della vita che si hanno, consiglio l'uso di dadi. Anche dadi di 6, i dadi normali a 6 facce vanno benissimo, perché basta che per esempio per i frammenti dell'occhio della vita, i punti azione, li mettete sulla faccia della quantità di punti azione che avete, 3 per ogni gormita che viene utilizzato, e man mano che spendete i punti azione, i frammenti dell'occhio della vita,
mettete una faccia più bassa, una faccia che rappresenta un numero più basso rispetto a quello lì, cioè il numero dei frammenti che... Avete capito, dai ragazzi, avete capito. Mentre invece per la barra della vita va bene anche un dado di 6 per la maggior parte dei gormiti, perché massimo arrivano a 6 gormiti secondari e scendete man mano che vi subite danni. Quando arrivate a 0 togliete il dado. Ma per i signori della natura ne servono almeno 2. Vabbè, capita. Se avete un D10 va bene anche il D10, va bene qualsiasi dado, basta che arrivate a 10, togliete i 9 e togliete i punti in base a. Inoltre, se proprio volete personalizzarvi il campo da gioco, eccetera, io metterò nella descrizione i file PNG della griglia di gioco in trasparenza e della plancia di gioco in trasparenza. L'idea era che io vi facevo una roba standard fatta da un artista deciso da me nello stile che preferisco io, e poi voi, se volete, vi fate i vostri custom. Però se già volete cominciare a fare dei custom va benissimo. I file in PNG sono linkati nella descrizione e nel commento fissato. Lì basta prendere un qualsiasi editor di immagine, ci metti l'immagine che preferite sotto, anche se l'avete fatta voi, anche se non l'avete fatta voi. Prendete l'immagine che volete come sfondo, ci mettete sopra la griglia, sopra la plancia e avete il file di stampa. Di grandezza da stampare sarebbero la griglia, cioè la scacchiera, da 30x30 cm, mentre la plancia è da 59,4 cm per 20 cm, che è la plancia dove si mettono le carte. Lì vi potete personalizzare come volete. Vi consiglio di personalizzarli con colori chiari e poco invadenti, però fate come vi pare alla fin fine. Se avete giocato a Yu-Gi-Oh! Potete immaginarvi come può essere fatto, ecco. Per il materiale con cui stampare la plancia di gioco e il campo da gioco, allora, per il campo da gioco potete stamparlo anche con la carta che avete utilizzato per fare le carte. Per la griglia potete utilizzare la stessa carta che avete utilizzato per le carte. Per risparmiare vi consiglio di farli entrambi con quella stessa carta. Mentre invece, se volete fare una cosa per bene, cercatevi se hanno una carta più resistente, usate quella. Se no, il consiglio mio è stamparlo su una carta normale, magari un po' plastificata, se riuscite a farlo dalla copisteria. Lo stampate su carta normale, la plancia la piegate stile Yu-Gi-Oh! Mentre la griglia la potete appiccicare ad un cartoncino, quindi avete una griglia di gioco un pochino più resistente, un pochino più dura, su cui potete mettere i gormiti, che non si smuove troppo giocando, mentre la plancia di gioco si può smuovere un pochino di più, quindi la potete fare di carta semplice senza preoccuparvi. E direi che questo è proprio tutto. Per il gioco questo è tutto quello che c'è da dire. L'artbook ci metterò a lavorare, i post di Instagram, i post in cui spiego le regole e vabbè. Ma veramente spero che riesco a finire intanto questo progetto, sia per più ragioni. Uno, perché me lo voglio togliere dalla testa. Due, perché voglio ricominciare a fare video decenti. Tre, perché voglio che vi piaccia questo gioco. Voglio che la gente ci giochi. Voglio che si riattiva un po' la community. Vedrò in futuro se riesco a far giocare a questo gioco la gente attraverso Roll20, la piattaforma per giocare a D&D, Pathfinder, eccetera, che ha una griglia a tempo reale, si può utilizzare, però finora è autogestita, sarebbe autogestita. Di più non riesco a farvi. Mi spiace che non sono riuscito a fare la versione inglese. Ancora nessuno si è proposto e quindi ci metterà il tempo che ci metterà, dopo Rimini chiaramente. E dal punto di vista dei video, a giugno e forse anche gli inizi di luglio non riuscirò a fare i video che voglio fare ancora, perché adesso comincerà il periodo degli esami, quindi farò giusto gli aggiornamenti di questo gioco qua quando avvengono. E poi, quando finirà il periodo un po' di esami o mi sentirò al punto da potermi permettere di fare qualche video piacevole, fatto per bene,
ve lo caricherò, ma diciamo che verso luglio, sicuramente ad agosto, potrò ricominciare a fare bei video. Quindi grazie per aver visto il video, se siete arrivati fino a questo punto qua. Veramente spero che vi piacciono queste carte, spero che le andiate a stampare in copisteria in tanti. Mi facciate sapere anche. Se volete pubblicare su Instagram le carte che sono uscite, mettetele su Instagram o sui social con l'hashtag Gormiti Astrag Arena e Gaza. Gormiti Astrag Arena. Che il principe di Gorm sia il vincitore supremo. Non ha senso questa cosa.